Vi chiederete cos'è questo? Sono i rimasugli del trapano colonna della Parkside, che è passato a miglior vita, che ho smontato, e posso dirlo, ve ne avrete male, io un drogato di Parkside, era proprio una merda di trapano, perché l'ho usato 3-4 volte e sono saltati i dentini della cremagliera per far scendere il mandrino, per cui una merda così non l'ho mai presa, e questo però mi ha aiutato anche a disintossicarmi dall'acquisto di attrezzi della Parkside. È un po' che non acquisto più niente, ma non preoccupatevi. Eccoci qua, questo è il sostituto di quella merda. E niente, adesso con voi andrò ad aprirlo e fare qualche piccola prova. Non lo proverò sul ferro perché non ho dei pezzi di ferro da poter utilizzare per forare, lo utilizzerò solo sul legno momentaneamente. Comunque più avanti poi se farò qualche progetto lo vedrete all'opera. Eccoci qua, Bosch PVD40, ho acquistato questo dopo la vista di diverse recensioni su YouTube, e devo ringraziare il buon Matteo Convalle, il mancavaio mappa, che mi ha dato indicazioni molto precise dopo il suo acquisto. Allora mi sono poi deciso. Allora, 710 watt di potenza e la regolazione di due velocità da 2000 a 2500 giri in due velocità, tasto di emergenza di stop, e ha il mandrino autoserrante. Questo in generale sono le caratteristiche, poi se volete di più ve lo andate a vedere sul sito ufficiale Bosch. Niente, andiamo a vedere il contenuto della confezione. Questo è tutto il contenuto della confezione. Niente, andiamo a eseguire il montaggio.
Eccolo qua montato. Con questa leva andremo a regolare la corsa verticale, infatti potremmo farlo scendere fino qua oppure farlo salire fino sulla punta se abbiamo un pezzo un po' più alto. Si chiude da questo punto qua e questo poi verrà giù così, il pezzo verrà bloccato da questa morsa. Come vi avevo detto prima, a 2 velocità, selezionandole da questa selettore 1 e 2, poi andranno regolate tramite questo regolatore di velocità. Questo qui è il tasto di accensione, qua potremmo appunto regolare la velocità, e questo è il tasto di stop di emergenza, infatti si blocca subito. Bisogna riarmarlo e rifarlo partire. Adesso è posizionato sulla velocità 2 e la minima velocità è 620 giri al minuto. Lo spengo. Commuto sulla velocità 1, lo faccio ripartire, come vedete parte da 200 giri al minuto, aumentando con la velocità 1 va da 200 a 830 giri, e la velocità 2 va a un massimo di 2600 giri. Questo 2450 però aumenterà un po' di più. Adesso se riduco va fino a 600 giri. È dotato di luce, come vedete luce LED, che fa una discreta luce, e anche il puntatore laser. Adesso c'è tanta luce e non si riesce a vedere proprio bene. Come vedete questo è il puntatore laser che si attiva tramite questo tasto laser e luce. Come vi avevo già anticipato prima, ha il mandrino autoserrante. Adesso proveremo a inserire questa punta. Come vedete molto comodo, basta solo semplicemente chiudere all'autolock, così sblocca e così blocca, perfetto. Devo dire che questa morsa è molto ferma.
Devo dire che ha forato perfettamente, manco se n'è accorto. La punta si stacca veramente facilmente. Non c'è più nient'altro da aggiungere, per il momento sono soddisfatto dell'acquisto. Se volete vi lascio in descrizione il link Amazon da cui l'ho acquistato, vedete voi se volete acquistarlo. E anche per oggi è tutto, vi ricordo come al solito di lasciare un like, commentate, condividete il video, se volete qualche informazione non avete che da chiedere, e mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati sui nuovi video. Vi ringrazio e vi aspetto al prossimo, ciao a tutti!